Ciao stelle, benvenuti a questo nuovo episodio del podcast. Oggi parleremo dell'equinozio di primavera del 20 marzo, come sempre a livello simbolico, esoterico e vi consiglierò dei rituali da realizzare a livello pratico. Iniziamo! L'equinozio di primavera è il momento in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata. Luce e ombra si incontrano in perfetto equilibrio. Il 20 marzo la luce e l'ombra si guardano negli occhi. Non vince nessuna delle due, si riconoscono. L'equinozio di primavera è il punto zero dell'anima, è il momento in cui ciò che è rimasto sottoterra, desideri, semi, sogni, chiede di emergere. Dopo il silenzio dell'inverno, la vita comincia a pulsare e ci ricorda che anche noi siamo ciclici. Non si tratta di fare di più, si tratta di fiorire. Simbolicamente, l'equinozio di primavera rappresenta rinascita, nuovo ciclo, risveglio dell'energia vitale, passaggio dall'interiorità dell'inverno all'azione della primavera. Rappresenta anche l'equilibrio fra maschile e femminile, sole e luna, conscio e inconscio. In molte tradizioni antiche era considerato un capodanno spirituale. Nella tradizione pagana è collegato a Ostara, festa della fertilità e della vita che ritorna. Ora vediamo il suo significato esoterico profondo. L'equinozio rappresenta un equilibrio sacro, rappresenta anche il centro del mandala, il punto in cui tutto è bilanciato. È il momento ideale per chiedersi: dove sono in squilibrio? Sto dando troppa energia all'esterno? Ho ascoltato abbastanza il mio inverno interiore? Rappresenta anche l'archetipo della rinascita. È il ritorno della dea giovane, la fanciulla, che rinasce dopo la discesa negli inferi. Psicologicamente è il passaggio dall'introspezione all'espressione. E ora vediamo dei rituali semplici che vorrei consigliarvi. Il primo è il rituale del seme. Prendi un seme, anche simbolico, diciamo magari anche una lenticchia, per esempio, un fagiolo, un cece. Scrivi su un foglio ciò che vuoi far crescere. Piantalo in un vaso sottoterra oppure, se hai la possibilità, in natura, in giardino, in un parco. E ogni volta che lo annaffi, ricorda la tua intenzione. È un rituale semplice, ma molto efficace per manifestare. Poi, come sempre, consiglio la purificazione con acqua e sale, perché anche l'equinozio, essendo un passaggio appunto da un ciclo invernale a un ciclo primaverile, la purificazione delle nostre energie ci sta sempre bene. Quindi prendiamo una ciotola con dell'acqua tiepida o calda e aggiungiamo del sale grosso. Lo facciamo sciogliere, immergiamo le mani e cerchiamo di visualizzare l'inverno che scioglie la neve e ci passiamo quest'acqua sul viso, sulle braccia, oppure proprio ce la portiamo dentro la doccia, questa ciotola con acqua e sale, e ce la passiamo tutta addosso, dalla superficie della testa fino a quella dei piedi, sempre visualizzando l'inverno che si scioglie, come scioglie la neve e che porta con sé tutte le energie negative, tutte le tossine e le cose che non ci servono più. Infine, per chiudere il rituale, ringrazia per ciò che hai imparato. Poi vorrei consigliarvi un mandala di primavera. Potete disegnare un mandala, iniziare proprio da un cerchio col compasso. Per lo sfondo usate il colore verde primaverile, che rappresenta la rinascita. Il giallo, un altro colore che è importante che sia presente perché rappresenta la luce,
e il rosa che rappresenta la fioritura del cuore. Potete usare questi 3 colori per colorare lo sfondo, potete aggiungere dei fiori, insomma tutto quello che per voi rappresenta la primavera, e al centro potete scrivere 3 desideri e intenzioni che volete portarvi in questa primavera, proprio al centro del mandala. E quindi questo mandala poi potete appenderlo al frigorifero, così avrete sempre presenti le energie della primavera fino al passaggio con l'estate e infine le vostre 3 intenzioni, così ogni giorno potete farci anche una piccola meditazione. Infine, un ultimo rituale che volevo consigliarvi è il rituale dell'alba. Se vi è possibile, guardate l'alba del 21 marzo, quindi il giorno dopo. È un gesto semplice ma potentissimo perché rappresenta testimoniare il ritorno della luce e come sempre vi consiglio delle musiche per fare questa meditazione. Come sapete sono di musicisti che lavorano proprio con delle frequenze vibrazionali perfette, quindi la musica è anziché a 440 a 432 Hz, il che vuol dire che sono molto più armoniche per il nostro equilibrio psicofisico. Carissimi, anche oggi spero che vi siano state utili le informazioni di questo podcast. La primavera non forza i fiori, li chiama dolcemente alla luce. E forse è questo che siamo invitati a fare: smettere di sforzarci e iniziare a fiorire.